Stamane Palermo ha tributato solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica e dell'agente di custodia, Antonino Lorusso. Il corteo funebre si è mosso dal Palazzo di Giustizia ed ha percorso le strade della città. Dopo il rito funebre, la salma del procuratore capo della Repubblica, Scaglione, è stata sepolta al cimitero dei Cappuccini accanto alla tomba della moglie. La mafia esiste da secoli, non è una cosa moderna che si è creata ieri o si è creata negli anni 40. Non è mai successa una cosa simile. Si ragionava la legge e all'altra sponda. Noi siamo da questa sponda. Loro ci combattono, noi cerchiamo di difenderci. Ma senza mai andare oltre questa difesa preventiva che aveva la mentalità mafiosa. E quindi l'omicidio di Scaglione, del procuratore capo della Repubblica di Scaglione, in quel periodo aveva anche questo carattere, oppure era un altro discorso? Io non saprei definirlo l'omicidio di Scaglione, perché? Ma comunque è l'inizio di una serie di attentati contro lo Stato, di attentati terroristici, non mafiosi. Ma si era a conoscenza da parte dell'organizzazione che ci sarebbe stata una risposta da parte dello Stato e non si temeva questa risposta? L'organizzazione in quell'epoca non era un'organizzazione già formata, era in embrione, era una cosa che cominciava a formarsi, perché a dire del Badalamenti, se è vero, ma io credo che un uomo d'onore non mentisce su queste cose, lui non lo sapeva e anche il Bontadi stesso non sapeva dell'esecuzione del giudice Scaglione. L'omicidio di Pietro Scaglione, ad opera dei Corleonesi, apre inquietanti scenari che vanno al di là della mafia. Seppur a tutt'oggi non vi sia un colpevole in sentenza per la morte del procuratore, possiamo dare per certa la colpevolezza dei Corleonesi grazie a un'intercettazione del 31 agosto 2013 tra Salvatore Riina e il detenuto Alberto Lorusso, acquisita agli atti nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Nel corso di questi colloqui, Riina, dopo aver rivendicato l'organizzazione del delitto alla sua famiglia mafiosa di Corleone, indica Bernardo Provenzano come uno degli esecutori, aggiungendo: al procuratore Scaglione lo abbiamo ammazzato, stava andando al cimitero a trovare la moglie e ci spararono. Tun tun tun. Allora i procuratori morivano così. Ma qual è il motivo dell'omicidio? Solo ragioni criminali o qualcosa di più, che va oltre Cosa Nostra e Corleonesi? Al tempo, una prima pista portava nel paese di Salerai, al sequestro del primogenito del facoltoso proprietario terriero Francesco Caruso. Suo figlio Antonino era stato rapito il giorno delle ceneri del 1971 e liberato il giorno di Pasqua. Era la prima volta che in Sicilia c'era un sequestro di persona con la richiesta di un riscatto in denaro. Antonino Caruso non era uno qualunque. Il proprietario terriero era un amico intimo del procuratore Scaglione. Il ragazzo rapito era figlioccio di Bernardo Mattarella. I giornali del Nord scrissero che Pietro Scaglione sapeva tutto del sequestro Caruso e lasciarono intendere che il procuratore era stato ucciso per i segreti che custodiva sul rapimento. Il giorno delle ceneri del 1971, la notizia che il suo figlioccio era stato caricato da ignoti su un'automobile in contrada Fontana Grande di Salemi raggiunse Bernardo Mattarella a Montecitorio. L'onorevole fu colto da malore. L'uomo politico siciliano, che era stato ministro in quasi tutti i governi del dopoguerra, dopo qualche ora morì di crepacuore. Il rapimento Caruso era il primo di una serie di rapimenti in Sicilia, portati avanti dai Corleonesi contro le regole stesse poste da Cosa Nostra, per cui i rapimenti sull'isola erano vietati. A proposito di sequestri, era possibile eseguire sequestri da parte di Cosa Nostra in Sicilia in quel tempo? Era assolutamente vietato ed era una regola ben precisa
sequestri a Palermo non se ne dovevano fare e chi avrebbe fatto dei sequestri sarebbe stato punito con la morte, ma non in quanto come azione umanitaria, in quanto non attirare le forze dell'ordine e destare la loro attenzione, e non era opportuno fare sequestri in Sicilia. La regola valeva soltanto per il territorio della Sicilia o anche per il resto dell'Italia? Solo per la Sicilia. Nel 1984 il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta dichiarerà al giudice Giovanni Falcone che Scaglione era un magistrato integerrimo e spietato persecutore della mafia e il suo omicidio era stato organizzato ed eseguito da Luciano Liggio e dal suo vice Salvatore Riina con l'approvazione di Giuseppe Calò, capo della famiglia mafiosa che governava il rione di Annisi in cui avvenne il delitto. Lo scopo era quello di danneggiare il loro avversario, Gaetano Badalamenti, perché il procuratore Scaglione stava esaminando un processo di revisione sulle accuse della vedova Serafina Battaglia, che avrebbe determinato l'assoluzione dall'accusa di omicidio per i boss mafiosi Vincenzo e Filippo Rimi, parenti appunto di Badalamenti. Nel 1987 il collaboratore Antonino Calderone dichiarerà sempre al giudice Falcone che l'omicidio di Scaglione faceva parte di una serie di azioni eversive attuate da esponenti mafiosi in seguito al fallito golpe Borghese, in cui si potevano inquadrare anche la sparizione del giornalista De Mauro, le bombe esplose a Palermo nel Capodanno del 1971 e il ferimento del deputato missino Angelo Nicosia. Lei sa se Luciano Leggio e poi anche suo fratello vennero in qualche modo, suo fratello Giuseppe, vennero in qualche modo coinvolti nella organizzazione del cosiddetto tentato golpe Borghese? È andato mio fratello a parlare con Borghese, perché Borghese voleva fare il golpe in Italia, voleva fare le istituzioni e voleva che gli uomini d'onore le dassero una mano. Mio fratello c'è andato, ci hanno dato un appuntamento a Roma e lui, Borghese, voleva sapere i nomi. Mio fratello disse: siamo 2000, ma nomi non ve ne diamo. Noi altri, dicevo, dovete arrestare delle persone, noi altri il servizio di polizia non ne facciamo. Vi possiamo aiutare, ma non arrestiamo nessuno. Poi il giorno del golpe ci andò Natale, uno di Alcomo, Natale non mi ricordo il nome, Rimi, Natale Rimi, perché lui si era interessato perché se si faceva il golpe, dice che rifacevano i processi. Lui c'aveva suo padre e suo fratello in prigione per omicidio, perciò si interessava moltissimo. Ma poi dice che ha sentito sparare dei colpi, ma non hanno fatto niente la notte del golpe. Suo fratello da chi venne incaricato di andare a Roma? Fu un incarico? Venne incaricato da Gaetano Badalamenti e da tutti. Venne incaricato da Gaetano Stefano Bontà. C'è stato mio fratello che si è esposto a dire ci vado io. Sì. Perché gli altri erano un nome conosciuti, ma era meglio che non si facevano conoscere. E abbiamo andato a dire che all'appuntamento ci andava lui. Ho capito. Lei ha detto prima i processi, la revisione dei processi, cioè l'interesse di Cosa Nostra era quello di avere garanzie sulla revisione di alcuni processi? Sì. Ed erano questi processi? Borghese parlava della revisione di tutti i processi. Dice noi altri le facciamo la revisione dei processi, ma dopo non è che è andata a delinquere ancora un'altra volta, dopo non possiamo fare più niente.
se fate altri reati. C'erano anche processi che riguardavano Luciano Leggio che dovevano essere oggetto di revisione? Sì, c'era quello di Luciano Leggio, sì, per la morte di Navarra. L'omicidio del dottore Navarra? Sì, signore. Lui era d'accordo pure di fare questo accordo con il principe Borghese. Ma Cosa Nostra non è che ci mandarono a Natale Rimi a Roma, ma nessuno, gli uomini d'onore non sono stati avvisati, sono stati avvisati poca gente, ma perché era una presa in giro che ci facevano al principe Borghese, perché dici se viene questo qua ci dà altri guai, almeno facciamo finta che siamo d'accordo con lui, ma era una cosa che lo prendevano in giro, secondo me. No, secondo me era così. Secondo lei o cosa dette da suo fratello? No, l'ho detto da mio fratello, dice poi che facciamo? Dice si dovevano mettere una fascia nel braccio per farsi vedere chi erano, un segnale, perché si doveva andare alla prefettura, si doveva levare il prefetto e mettere un uomo del principe Borghese a Catania, a Palermo pure. Ma tutti questi uomini non c'erano, non sono stati avvisati. Lei ha mai appreso notizie e quali notizie ha appreso dentro Cosa Nostra sul sequestro del giornalista Mauro De Mauro? Io ho appreso che Gaetano Badalamenti voleva che si facesse rumore che erano ritornati e in quanto far capire che erano presenti. E prima di del Natale del 69 è venuto a Catania Francesco Madonia di Palermo, è venuto con un uomo con i baffi, un paio di baffi grossi, che ha portato una bomba e dice che quella bomba dovevamo collocarla la notte di Capodanno in un ufficio dello Stato e così anche nelle altre città della Sicilia. Noi altri quella bomba l'abbiamo messa, Luciano Liggio, mio cugino, gliel'ha fatta mettere dietro la porta del tribunale a Catania ed è esplosa. Le altre non sono esplose, dice che non funzionò il detonatore, non funzionarono. E in questi stessi discorsi si dovevano uccidere uomini delle istituzioni, giornalisti, deputati, giudici. Si doveva fare proprio una mossa troppo forte. È stato attentato l'onorevole Nicosia, c'è stato il giudice che hanno ammazzato, ora non mi ricordo il nome, sulla tomba della moglie, ed è scomparso pure a proposito Mauro De Mauro. A proposito del magistrato, si riferisce all'omicidio del procuratore Scaglione? Sì, signore. Sì, signore. Queste cose lei come e da chi le ha sapute? Da mio fratello. Da suo fratello. E le ha sapute? Quello del Nicosia me l'ha detto addirittura Di Cristina, Giuseppe Di Cristina, perché è stato un uomo di Giuseppe Di Cristina che ha fatto, dice che ci è andato col coltello e con un'accetta per fare sviare le tracce. Ha sbagliato a dare il colpo d'accetta e se l'ha dato nelle gambe e perciò ha dovuto lasciare e se n'è andato, è rimasto vivo l'onorevole Nicosia. Questo ha tentato l'onorevole Nicosia. Senta, ma
qual era la ragione, qual era la finalità per la quale Gaetano Badalamenti con questa strategia voleva dimostrare che erano tornati, come ha detto lei, in Sicilia dopo anni di assenza? Cioè, c'era un obiettivo finale? L'obiettivo del comando, perché la Sicilia era sotto il dominio dei mafiosi. Quando erano in galera la gente respirava un poco, ma loro dovevano fare vedere che erano ritornati, erano di nuovo presenti. Mi scuso, come le dicevo, tutti questi discorsi che Gaetano Badalamenti faceva, lui non partecipava perché l'incarico gliel'aveva dato a Salvatore Reina. Era Salvatore Reina che faceva tutto, come il Viale Lazio. Il Viale Lazio è stato comandato da Salvatore Reina. C'erano 3 corleonesi, c'era Totò Reina che era in macchina che girava attorno all'ufficio di Moncada. Nel 1992, durante un'audizione della Commissione parlamentare antimafia, Buscetta confermerà le dichiarazioni di Calderone ed aggiungerà nuovi particolari rispetto alle precedenti dichiarazioni, affermando che Luciano Liggio stabilì di sua volontà di creare un clima di tensione nell'ambiente politico per preparare il colpo di Stato, il golpe borghese. Ognuno prese le sue mosse su quale fosse il politico da colpire. L'obiettivo di Luciano Liggio fu il procuratore Scaglione. Motivazione ulteriore e più plausibile per il suo assassinio viene rintracciato nel fatto che il giorno dopo il suo assassinio il procuratore Scaglione era atteso in tribunale a Milano per testimoniare nel processo per diffamazione intentato dall'avvocato Vito Guarrasi nei confronti dei giornalisti Mario Pendinelli e Arrigo Benedetti, rispettivamente inviato e direttore della rivista Il Mondo, che in un articolo apparso sulla medesima rivista lo accusarono di essere coinvolto nel rapimento di Mauro De Mauro. Scaglione avrebbe dovuto riferire sull'esistenza della telefonata compromettente di Antonino Buttafuoco, commercialista arrestato subito dopo il sequestro De Mauro e che aveva incontrato Liggio alla clinica Villa Margherita. Telefonata che Antonino Buttafuoco avrebbe fatto all'avvocato Guarrasi. La stessa avrebbe incastrato l'avvocato, consulente in Sicilia del potentissimo presidente dell'ENI, Eugenio Cefis. Si arriva infine al fermo del cavaliere Nino Buttafuoco, un commercialista noto e stimato amico dei De Mauro. Buttafuoco viene arrestato e denunciato per concorso con ignoti in sequestro di persona. Dopo 2 mesi di carcere, al commercialista è stata concessa la libertà provvisoria. I sospetti erano dovuti alla una mia manifestazione indirizzata a confortare la famiglia che ritenevo avesse avuto dei traumi effettivi. Sì, ma lei nei giorni della indagine ebbe molti contatti con i De Mauro? No, soltanto andai una volta per dare conforto dopo 3 o 4 giorni dalla scomparsa. Non aveva assicurato di mettersi in contatto con i presunti rapitori, per esempio? E come poteva assicurarlo? Che rapporti poteva avere con i presunti rapitori? Chi potevano essere questi presunti rapitori che io non conoscevo? Il 12 ottobre 1994, nel carcere di Memphis, negli Stati Uniti, il maresciallo Antonino Lombardo, insieme al collega Mario Obinu, incontrò il boss Gaetano Badalamenti per cercare di ottenere la sua collaborazione e quindi di riportarlo in Italia per testimoniare al processo per il delitto Pecorelli. Badalamenti ammise innanzitutto di aver fatto parte di Cosa Nostra e di aver ricoperto ruoli di vertice. E ricordò che a seguito dell'omicidio Scaglione, egli, insieme ad altri mafiosi confinati, venne convocato in questura a Messina, dove, ad espressa richiesta di notizie sull'omicidio da parte del vicequestore Angelo Mangano, rispose di essere a conoscenza del fatto che quel morto era stato voluto da persone ben più altolocate del Mangano stesso. Tale risposta
composta e precisa, gli sarebbe costata 6 mesi e 6 giorni di isolamento. A Lombardo Badalamenti dichiarò anche che nell'escalation corleonese un ruolo di primo piano lo ebbero i servizi segreti americani. Il 22 dicembre 2010, al processo per la morte del giornalista Mauro De Mauro, che vedeva imputato il boss mafioso Totò Riina, Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, depone e porta un memoriale dattilo scritto del padre sui rapporti dello stesso, ex sindaco mafioso di Palermo, con il procuratore della Repubblica Scaglione, insieme ad altri documenti riguardanti la strage di Piazza Fontana e il golpe borghese. Ciancimino sostiene di aver appreso dal padre che De Mauro sarebbe stato ucciso su input istituzionali di apparati dello Stato. Dichiara inoltre che Totò Riina venne più volte a casa mia in via Sciuti 85 a Palermo. Senta, torniamo un attimo alle frequentazioni palermitane invece, quando stavate a Palermo. Quindi anche cene a casa? Non cene no a casa, no. Andavamo a passeggiare perché a lui piaceva molto A lui chi, scusi? Zacca Scaglione, ci mettevamo tutti in fila. Facevamo belle passeggiate. Per esempio, ricorda lei il giorno dello sbarco sulla Luna? Certo, c'ero pure io a casa di Scaglione, tutti aspettavamo questo sbarco della Luna. Questa è una cosa che non dimenticherò mai. Quindi anche frequentazioni, diciamo, certo, sì, a casa, non solo passeggiate. Senta, e questa amicizia fra le famiglie e anche con il dottor Scaglione è durata fino al momento della sua uccisione? Fino a quando? Vi frequentavate anche poco prima che venisse ucciso? Certo. Ricorda in particolare quella che fu la reazione di suo marito? Sì, piangeva. Io non l'avevo visto piangere mai, devo dire. Lei non l'aveva, scusi, non deve parlare Non l'avevo, mai l'avevo visto piangere così, perché anche io. Ricordo in particolare che mio marito Vito Ciancimino rimase letteralmente sconvolto e si chiuse nella propria stanza per 2 giorni. Per 2 giorni a piangere. Ricordo solo che mio marito Vito diceva che gli autori dell'omicidio Scaglione erano delle bestie. Delle bestie, certo. Il primo personaggio di cui vorrei parlare è il signor Bernardo Provenzano. Suo padre lo conosceva? Sì, lo conoscevo da tempo, da ragazzo. Mi ha detto come era nata l'amicizia, era nata da ragazzo a Corleone, abitavano nello stesso, diciamo, credo nello stesso pianerottolo, vicino nello stesso stabile, a pochi stabili. Dall'altro spesso gli era capitato anche una grande amicizia legava le famiglie, insomma la famiglia di mio nonno e la famiglia del Provenzano, spesso gli era capitato anche di dargli lezioni di matematica, sia il Provenzano che il Rina e il Ligio erano tutti paesani di mio padre, erano tutti ragazzi, diciamo, mio padre era un po' più datato nel tempo, era quello un po' più anziano. Per cui l'amicizia con Bernardo Provenzano, da me conosciuto con Loverde, è qualcosa che inizia da tempo e che è qualcosa che mio padre mi dice che poi l'ho visto fino a pochi mesi prima della morte di mio padre frequentare casa mia in via San Sebastianello, per cui è qualcosa che da lì poi arriva fino agli ultimi giorni di vita di mio padre. Sì, direttamente l'ho visto in più occasioni, in Provenzano l'ho visto in più occasioni a casa mia a Mondello, in tante occasioni. Ora elencare il numero è difficile perché è una presenza molto assidua a casa mia, l'ho visto in più occasioni, l'ho visto anche, come ho specificato, anche ultimamente nel periodo dal 99 al 2000, l'avevo visto anche 3-4 volte presso l'abitazione romana di mio padre, dove di fatto dal 99 al 2002. Dal 99 al 2002, dove mio padre scontava gli arresti domiciliari. Rimaniamo sempre nel paese. Il signor Salvatore Riina, suo padre, lo conosceva? Assolutamente sì. Prego. Sì, Specifici. Sì, lo conosceva, mi ha raccontato tanti episodi in quella che era anche l'intento letterario, e poi lo stesso io lo avevo visto frequentare casa mia in via Asciuti, e poi 1 o 2 volte l'avevo visto sia in una località vicino l'Hotel Zagarella, in una villa vicino all'Hotel Zagarella, e poi credo al Castello di Trabia ho avuto modo di vederlo, e anche in occasione in una fabbrica che era legata a un altro personaggio amico di mio padre,
Nardo Greco all'uscita dell'autostrada di Bagheria, una fabbrica che si occupava di ferro e robe varie, a riunioni dove mi limitavo a accompagnare a mio padre. Ma il Provenzano veniva così chiamato Loverde, il signor Rina invece veniva chiamato come? Mio padre lo chiamava il Corto. Sì, quindi non c'era un nome di fantasia? No, perché non c'era un'assidua frequentazione, aveva un rapporto molto più stretto con Bernardo Provenzano, alias Collo Verde. Secondo la sua tesi, che ha anche scritto qua, aveva un filo comune denominatore tutti gli accadimenti del 1970. Mi ricordo che avevamo iniziato con quello che era stata nel 1970, dice, l'inizio un po' di questo film della fuga di Liggio dalla clinica, poi c'era stato appunto la scomparsa di De Mauro fino all'omicidio Scaglione. Lui correlava tutti questi accadimenti secondo una regia unica. Cosa accade nel 1970? Relativamente alla figura di suo padre, lasciamo perdere adesso. Nel 1970 mio padre viene eletto sindaco, nel novembre del 1970 viene eletto sindaco della città di Palermo. Nello stesso anno mio padre mi raccontava come in quell'anno aveva fatto suo malgrado quel salto di qualità, sollecitato da quelli che erano i suoi notabili amici, che di fatto erano il ministro Ruffini e il ministro Restivo. Era stato convocato a Roma per stabilire un canale prioritario per quelli che erano i suoi paesani. Ovviamente, intendendosi per paesani chi? Per paesani intendeva dire Luciano Liggio, il Bernardo Provenzano e il Salvatore Rina. Mio padre ebbe modo di raccontarmi che fino adesso il suo interessamento e i suoi rapporti intensi anche con i suoi paesani si erano limitati a interessi di tipo amministrativo e di tipo speculativo inerenti poi a lavori di appalti, insomma quella che era la gestione poi della politica normale interno alla Democrazia Cristiana. Nel 1970... Cioè in un ambito cittadino? In un ambito, sì, regionale cittadino, nell'attività svolta come politico. Nel 1970 viene chiamato a Roma dal Ministero degli Interni, allora ministro Restivo, e gli vengono presentate alcune persone e soprattutto gli viene richiesto di fare come da collegamento, di aprire un rapporto diretto su quello che sono questi, coi corleonesi, sia per le sue origini, sia perché si vede che erano ben consci del rapporto di amicizia che mio padre aveva con gli stessi. Gli viene detto di monitorare certe situazioni, viene informato di quello che mio padre scrive, scellerato tentativo che doveva essere fatto del Golpe Borghese. Diventa, come mi dice mio padre, un rapporto di scambio di informazioni, utile, dice, anche a proiettare me in altro veste, non solo più quella locale, ma anche in ambito nazionale. Da lì in poi, difatti, lui dice che la presenza romana sarà sempre più costante in tante situazioni. E, per esempio, visto che ci ha fatto riferimento, per quanto attiene a questo scellerato tentativo di golpe, suo padre le disse qualcosa, cioè che ruolo ebbe lui effettivo? Di informatore, di mediare, di tenere a bada quelle che potevano essere le iniziative sia di Liggio che di Provenzano e di Rina, e di tenere informata la persona che era stata indicata. Parliamo di Golpe Borghese. Sì, e chi era questa persona che era stata indicata? Mi scusi. Mio padre lo chiama come questo famoso signor Franco, ovviamente un personaggio che ancora si stanno svolgendo accertamenti in me. Il ruolo di suo padre di mediazione era nel senso che a Roma si sapeva che Cosa Nostra era coinvolta nel golpe? Sì, ovviamente sì. Per chiamare mio padre si sapeva che c'era un coinvolgimento dei paesani di mio padre in quello che era il tentativo di golpe, così mi ha detto mio padre. Infatti lui doveva essere un po' da mediatore e da informatore, cercare di non far fare passi falsi. Passi falsi in che senso, scusi? Di non aderire a questo tipo di iniziative. In qualche modo di neutralizzare, di fare da deterrente. Esatto, sì. Costituito questo rapporto, quindi che cosa accade? Che cosa cambia nei rapporti, secondo quello, se suo padre le riferì qualcosa, nei rapporti
tra questi ambienti istituzionali romani e Cosa Nostra? Cambia qualcosa? Il 70 è un anno particolare, succedono degli accadimenti particolari? Sì, succede quello che scrive mio padre, succede l'omicidio, la sparizione. Mio padre poi mi dice che aveva capito subito che era un omicidio quello del giornalista Mauro De Maro, succede l'omicidio del procuratore di Palermo Scaglione. I mandanti di questi omicidi, a detta di suo padre, erano mandanti che venivano solo esclusivamente dalla Sicilia, oppure erano riconducibili? No, a interessi, ovviamente i mandanti, secondo quella che racconta mio padre, è le prime volte che secondo lui Cosa Nostra, e anche gli viene confermato in seguito, veste il ruolo di logistica, pura logistica, ma gli input erano arrivati da Roma. Ovviamente, secondo mio padre, Cosa Nostra non è che aveva dei grandi ideali, se non quello dell'arricchimento e della conservazione del proprio patrimonio. In certi comportamenti, mio padre dice, non si poteva, con tutto che poteva essere l'istintività, dice, l'agire di pancia del Rina, del Provenzano e di altri, non si poteva non capire come da questi comportamenti sarebbero giunte delle leggi che di fatto hanno devastato Cosa Nostra nei propri interessi, per cui se non capiva mio padre queste contrapposizioni. Mio padre, non dico che decantava, ma fondamentalmente era legato a una mentalità di un'associazione, di un'organizzazione criminale che andasse di pari passo con lo Stato. Mai, diceva sempre mio padre, che la storia insegna che non c'è stata mai nessuna organizzazione eversiva che è riuscita a contrapporsi nettamente a uno Stato. È chiaro, nel momento in cui ci sono dei comportamenti illogici che di fatto, diceva sempre che il più grosso nemico di Cosa Nostra, secondo mio padre, era lo stesso Salvatore Rina, perché per i suoi comportamenti aveva consentito l'approvazione di leggi che avevano devastato, leggi al limite, secondo sempre l'interpretazione di mio padre, del diritto, che avevano di fatto devastato Cosa Nostra. Quindi, tornando alla seconda volta, quando Loverde Provenzano disse a suo padre chi aveva deciso, precisamente che cosa gli disse? Di rivolgere la domanda a Roma. Di rivolgere la domanda? Che loro siano limitati a eseguire. Cioè a Roma alle persone con cui lui li aveva messo in contatto? Sì, con cui, esatto. No, lui, Provenzano. Con cui suo padre? Sì. Suo padre era stato mio padre faceva da tramite, non li aveva messi. Suo padre era stato il trade union, li aveva messi in contatto? Per contatto diretto no, faceva da trade union, intendo dire questo. Benissimo. Senta, sa se in quella occasione Provenzano mise in connessione l'omicidio di Scaglione con quello di De Mauro? Sì, disse che erano tutti omicidi commissionati e che appunto le domande andavano rivolte, perché io non so, io a mio padre gli ho detto se ha chiesto la domanda e lui mi ha detto sì, sia anche l'omicidio De Mauro era nato sotto questa, diciamo, prerogativa. Sì, ma la connessione mi interessa più diretta, cioè Scaglione era stato ucciso per le indagini che svolgeva sul conto di De Mauro? Sì, mio padre mi disse assolutamente sì. Io ricordo bene che De Mauro, pochi giorni prima della sua sparizione, passò dal mio ufficio, si affacciò, non entrò, non si sedette come soleva fare, restò all'impiedi, ci salutammo, non mi ricordo se restammo qualche minuto a chiacchierare, comunque mi disse che aveva qualche cosa di importante per le mani e che andava alla procura. Io suppongo che si dovesse incontrare con il procuratore capo. Dice che stava svolgendo, Scaglione è stato ucciso perché aveva preso in mano l'indagine sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, che toccava e andava a compromettere alcuni equilibri. Mio padre, anzi, mi disse, credo che lo scriva, mi sembra averlo detto, che si era messo su una barca molto difficile, si era imbarcato in una situazione molto più grandese e che sicuramente non valeva la pena andare avanti. Cioè, lo stesso io avevo sconsigliato Scaglione personalmente di andare a fondo per quelle che erano questo tipo di inchieste. L'ultimo capoverso, a un certo punto suo padre scrive: gli avevo anche parlato del vero spessore dell'avvocato Guarrasi. Lo stesso mio padre aveva detto di stare attento e aveva messo in guardia il dottor Scaglione in merito appunto a quello che era lo spessore e l'importanza dei ruoli e dei legami che lo stesso avvocato Guarrasi teneva. Infatti, come ho detto poc'anzi, lo stesso mio padre disse che era una specie di alter ego in altro ambito. Cioè, vuole essere più preciso sul punto. Nel senso che curava rapporti sia con uomini di Cosa Nostra che con uomini legati alle istituzioni romane. E
con quali uomini di Cosa Nostra in particolare. Lui collocava il Guarrasi molto vicino alla corrente dell'onorevole Lima e all'area, diciamo, del Salvatore Rina.